Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi proviamo a raccontare le donne longobarde. Bene, perché ho detto proviamo? Perché l'argomento è complesso e solo in anni recenti si è iniziato ad approfondirlo. Quindi ovviamente quella che faremo oggi è, come sempre, una semplificazione di temi complessi. Particolare interessante è il perché parlarne proprio oggi. Ecco, alcuni giorni fa Italia Langobardorum, o come ultimamente si fanno chiamare più spesso i Longobardi in Italia, cioè l'associazione che gestisce i siti UNESCO della nomina legata ai luoghi di potere longobardi in Italia, ha pubblicato un post sul Mundio. Su cosa sia il Mundio ci arriveremo tra un attimo. Sotto questo post un nostro follower, Francesco Manetti, ha commentato di essere in attesa del video sull'argomento da parte della Fara. E quindi eccoci qui. Francesco ci segue su Facebook, su Instagram e vi invito a fare come lui per essere più aggiornati sui nostri contenuti. E insieme a un'illustratrice, Sabrina, ha un meraviglioso progetto legato all'illustrazione dei sovrani dei duchi longobardi. Il mio ritratto qui alle mie spalle, che ovviamente non mi riproduce perché è molto più bello dell'originale, prende spunto da una delle foto scattate nel bosco dove stiamo ricostruendo il villaggio longobardo in un regime di archeologia sperimentale e mi rappresenta come Gisulfo, prima duca del Friuli, onorato ma ovviamente non all'altezza di tale modello. Se siete interessati alla questione del villaggio, vi ricordo sempre di supportarci su Patreon, stiamo andando avanti con i lavori, su Instagram è molto facile seguirli, mentre su YouTube pubblichiamo pochi video perché fin quando la fase realizzativa è ferma sulle fasi di montaggio e di abbattimento e scortecciatura degli alberi, i video risulterebbero un po' noiosi e ripetitivi. A tal proposito ringraziamo il nostro ultimo Patreon in ordine di tempo, Alberto A. Se volete fare come lui trovate il link in descrizione per supportarci. Grazie. Torniamo all'argomento. Allora, partiamo proprio dal Mundio per parlare delle donne longobarde. Leggiamone una velocissima e sintetica definizione. Zelda? No. Mundio, istituto del diritto longobardo, germanico, ma si declina poi in maniera leggermente differente in base alle varie culture di appartenenza, di natura essenzialmente patrimoniale. Era il diritto di amministrare i beni della donna e assistere negli atti giuridici. Vi si affianca anche un dovere di protezione. Chi è che ha il diritto di amministrare e affiancare? Un uomo, un maschio della famiglia, il padre, il fratello, lo zio paterno, il barba nei documenti longobardi. Piccola nota linguistica di colore, in friulano ancora oggi barbe è il nome degli zii maschi in genere. Ecco, quindi vediamo che la donna longobarda è effettivamente, Zelda saluta, subordinata al maschio nelle sue possibilità giuridiche. Questo però non vuol dire che sia proprietà del maschio, né che venga trattata come un oggetto. Diverse norme contenute nell'editto di Rotary e poi nelle leggi successive trattano proprio di come quella figura femminile venga tutelata. Proviamo a leggerne alcune. Scusate l'eloquio non proprio immediato, ero distratto da Zelda che mi camminava sul tavolo da registrazione. Editto di Rotary. Del Wegvorin, cioè del blocco sulla strada. Se qualcuno per la strada contrasta il passo ad una donna o ad una ragazza libera, oppure la oltraggia in qualche modo, paghi una composizione di 900 solidi, metà al re e metà a colei che è stata oltraggiata o a chi detiene il mundio su di lei. E poi ancora. Della vedova, quali prerogative abbia. Se qualcuno dà in sposa la propria figlia o una qualsiasi parente ad un altro e occorre il caso che il marito muore, la vedova abbia facoltà, se lo vuole, di darsi ad un altro marito, purché libero. Proviamo ancora un paio di testi. Della violenza.
Se un uomo fa violenza ad una donna e la prende in moglie contro la sua volontà, sia condannato a pagare i 900 solidi, metà al re e metà ai parenti della donna. Se non ha parenti, i 900 solidi siano riscossi dalla corte del re. La donna abbia, assieme a tutti i suoi beni personali che le spettano per legge, licenza di scegliere chi debba avere in potestà il suo mundio, vuoi il padre, vuoi il fratello, vuoi il barba, vuoi la mano del re. Sia facoltà della donna, come ella stessa sceglie per sé. E infine affrontiamo un argomento che va di pari passo con i pregiudizi sulle figure femminili e al contempo con i pregiudizi sul Medioevo. Quando noi pensiamo a un Medioevo generico, spesso e volentieri vediamo la donna oppressa e stigmatizzata, con l'accusa di strega utilizzata come spauracchio per tenerla a bada. Vediamo come funzionava l'accusa di strega nel contesto longobardo. Del crimine nefando. Se qualcuno, avendo il mundio su una ragazza o una donna libera, la chiama strega, cioè masca, a meno che non sia il padre o il fratello, perde il suo mundio, e costei abbia facoltà o di ritornare dai parenti, o di commendarsi con i beni di sua proprietà alla corte del re, che dovrà avere in potestà il suo mundio. Come vedete, quindi, la figura femminile è tutelata per quanto subordinata a quella maschile, condizione diffusa nel contesto dell'epoca in cui stiamo parlando e parzialmente giustificabile anche con la natura militare e guerresca della società longobarda e germanica in genere. L'uomo libero è uomo libero in quanto guerriero ed è figura preeminente della società in quanto guerriero. La donna che non è guerriero si pone in un gradino inferiore. Quello che non sappiamo è ovviamente come queste leggi venissero poi applicate nei vari strati sociali. Abbiamo discusso più volte di come dopo la prima generazione le successive generazioni longobarde vedano separarsi la forbice fra le famiglie o le fare che ce la fanno, che conquistano una posizione sociale stabile e in progressione, e quelle che invece vedono piano piano abbassarsi il proprio livello di vita fino a raggiungere quello delle popolazioni autoctone. In contesti rurali e meno strutturati e economicamente meno floridi è probabile che, come al giorno d'oggi, la tutela dei singoli individui, in particolare delle donne, venisse decisamente meno presa sul serio che in contesti invece ricchi e acculturati. Parlando di contesti di élite, alcune figure femminili del mondo longobardo vengono portate spesso ad esempio del grande ruolo di queste donne nella storia longobarda. In particolare, due di queste donne vengono citate molto spesso. Esiste un bel saggio al riguardo che vi lascio qui in descrizione: Teodolinda e sua figlia Gundeperga. Queste due donne sono spesso mostrate come donne, come regine forti, come regine con capacità di agire. In particolare Teodolinda sappiamo che si sceglie il secondo marito e che quindi lo fa re, mostrando una caratteristica tipica della percezione germanica delle dinastie, in cui il rango della donna eleva la famiglia in cui entra, cosa che ad esempio nel mondo orientale non era preso in considerazione, era il rango maschile a determinare quello della famiglia che si costruiva intorno al maschio, appunto. Al contrario, in quello germanico, un re, ma di lignaggio magari minore, di famiglia più recente, sposandosi con una nobile di origine regale più antica, elevava al contempo la sua dinastia. E Teodolinda ne è un esempio, essendo lei la regina che appunto si sceglie il suo re dopo la morte del primo consorte. In secondo luogo, lei e la figlia, secondo alcune teorie, in particolare di Paul, sarebbero alla base di due delle storie delle origini longobarde che più influenzano ancora oggi le nostre informazioni su questa popolazione. Teodolinda avrebbe commissionato l'istoriola di Secondo di Non, a noi non pervenuta ma fonte dichiarata di Paolo Diacono, e Gundeperga avrebbe richiesto l'Orrigo. Quindi in questo caso queste due richieste, insieme ai famosi affreschi che rappresentavano i Longobardi al loro arrivo in Italia, citati da Paolo Diacono e voluti da Teodolinda a Monza, mostrerebbero anche come il disegno politico, identitario e di mantenimento e costruzione dell'identità nazionale longobarda fosse in mano proprio a queste due regine.
uscendo dall'esempio di queste due individualità, ritornando alla questione degli scambi matrimoniali, appare abbastanza chiaro come appunto queste donne di potere, queste donne di alto lignaggio, pur non essendo trattate alla stregua di oggetti, fossero però sicuramente degli anelli fondamentali dell'attività diplomatica dell'epoca. I matrimoni erano matrimoni come noi possiamo immaginarli e come li immaginiamo ancora legati magari alle dinastie ottocentesche dell'Europa continentale, ma la figura femminile era spesso attiva, era compartecipativa del potere esercitato dal re. In alcuni casi, se il lignaggio della principessa era molto elevato, era addirittura necessario che il re si confrontasse con lei se voleva relazionarsi col regno di origine della stessa. Pensiamo ad esempio alle principesse gote, che tanto potere avevano, o alle principesse franche dell'epoca merovingia, a loro volta importantissime e spesso regnanti in prima persona. Ecco, quindi ci troviamo di fronte a un contesto, quello delle donne nel mondo longobardo, che non è facile appiattire con una definizione. Non possiamo semplicemente dire che le donne fossero sottomesse. Sicuramente la scala sociale prediligeva il maschio, ma soprattutto nei censi più elevati la figura femminile era tutelata e valorizzata e in alcuni casi detentrice di un'autorità tutta sua. Chiudiamo con un'ultima nota, interessante a livello linguistico. Sempre in Rotary viene fatto presente come alla donna non debba mai venire permesso di amministrare, di essere titolare del proprio mundio. La parte interessante è che esiste una parola per definire questa figura. Questa parola è selpmundia. Il dubbio è se esiste una parola per definirla. È possibile che in un passato questa figura giuridica della selpmundia fosse stata legalmente possibile? Chi lo sa? Qui entriamo nel campo delle congetture, dove si ricollegano tutti i discorsi che abbiamo già fatto sulle origini mitiche dei Longobardi e sull'importanza che le donne hanno avuto in queste origini, come ad esempio la figura di Gambara, madre di Ibor e Aion. Vi rimando ai vari video che trovate nelle nostre playlist sulle origini mitiche dei Longobardi. Bene, per oggi è tutto, spero di avervi tolto qualche dubbio. Francesco, era il video che volevi? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Ricordo al nostro ultimo Patreon, che ringrazio sempre, Alberto A, di fare una richiesta a sua volta su quale argomento gli piacerebbe vedere approfondito. Ci sentiamo presto e mandi!